Ciao a tutti e bentornato a chi mi segue già. Oggi faremo un tutorial carinissimo, veramente carino. Ci sarà un cartamodello da scaricare qui sotto, sotto la descrizione del video, dove praticamente c'è scritto mostra altro, e poi vi metterò anche una scheda qui in alto a destra, che vi manda direttamente appunto al link del cartamodello. Questo perché ho visto da numerosi commenti che voi mi fate che a volte non sapete come trovare il cartamodello, quindi cercherò di rendervelo più semplice possibile. Quindi mi raccomando, attenzione alla scheda che comparirà qui sopra, e dove voi potrete cliccare e andare direttamente al cartamodello. Per il progetto di oggi avremo bisogno di 3 tipi di pannolenci: arancione, bianco e giallo. Poi avremo bisogno di alcuni pezzetti di stoffa. Io ho utilizzato questa proprio perché appunto è gialla con dei piccoli pois bianchi, ma la stoffa potete prenderla come meglio credete. Poi avremo bisogno di un nastrino. Questo qui è un nastrino di raso da mezzo centimetro di larghezza. Poi la lunghezza sono 15 centimetri, calcolando che ne servono 2 pezzi, quindi sarà un totale di 30 centimetri. Oppure, se non vogliamo utilizzare il nastrino di raso, possiamo utilizzare i bottoncini, quelli automatici di plastica. Poi avremo bisogno di alcune perline, queste perline qui che sono da 3 mm per fare gli occhi. Oppure, se non avete dimestichezza con le perline, con l'ago e filo e tutto quanto, potete tranquillamente incollare gli occhietti, che sono gli stessi occhietti che ho utilizzato per il tutorial delle gallinelle di Pasqua. Avremo poi bisogno anche di alcune decorazioni se le volete, ma non sono assolutamente obbligatorie. E poi credo che abbiamo terminato. Questo è il materiale che ci occorre per oggi. Poi ovviamente la macchina da cucire per appunto attaccare la stoffa con il pannolenci. Quindi spazio alla creatività e mettiamoci al lavoro. Ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di condividere il video e di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, appunto. Nei commenti, come sempre, fatemi sapere che cosa ne pensate, perché il vostro parere, ripeto, che per me è fondamentale, quindi mi fa piacere sapere cosa voi appunto ne pensate dei tutorial che vi lascio. E soprattutto vi ringrazio sempre perché siete carinissimi tutti quanti e mi ringraziate tanto, ma ve lo dico chiaro che devo essere io a ringraziare voi che appunto guardate e seguite i miei tutorial. Bene, detto questo, buon lavoro e buona creatività a tutti!
Bene, il mio tutorial è terminato. Come potete vedere è un portaovetti carinissimo. Io qui ho chiuso questo portaovetti ad 1 centimetro circa sopra l'ala. Questo perché mi serviva un'apertura più larga, perché io metterò non gli ovetti quelli piccoli, ma metterò l'uovo quello più grande, l'uovo con sorpresa quello un po' più grande. Ovviamente se voi mettete gli ovetti piccoli, che sarebbero questi qui, quando voi andate a chiudere rimane leggermente più aperto, ma nel mio caso è voluto perché appunto non utilizzerò gli ovetti questi qui piccolini, utilizzerò l'uovo quello più grande, quindi devo avere spazio per forza per farlo entrare. Comunque una volta entrato poi quando è chiuso non esce. Se voi avete il problema che vi possono uscire gli ovetti piccoli, allora dovete fare, invece di arrivare 1 centimetro sopra l'ala, arrivate a 2 centimetri, in modo che vi rimane l'apertura così, dove poi voi potete tranquillamente inserire gli ovetti perché entrano comunque. Poi ecco, io ho utilizzato il nastro di raso per chiuderlo. Ovviamente voi potete utilizzare del velcro, potete utilizzare anche i bottoni questi qui, o di plastica o di metallo, insomma quelli che più vi piacciono. Quindi per chiuderlo abbiamo queste opzioni: o il nastrino o il velcro, oppure i bottoni automatici. Al posto degli occhietti, se non avete dimestichezza con perline o non le trovate e quindi non sapete dove reperirle, non c'è problema, perché potete comprare tranquillamente gli occhietti, quelli adesivi che abbiamo utilizzato per le gallinelle. Ve le ricordate, le gallinelle di Pasqua? Quindi potete utilizzare gli occhietti adesivi anche per questi, quindi non c'è bisogno di cucire niente riguardo agli occhi. Questo diciamo che è la base di un progetto che veramente voi potete personalizzare, perché anche chi ha il plotter o la ricamatrice può tranquillamente scrivere qui il nome della persona a cui va pulcino, oppure può scrivere, ecco appunto, buona Pasqua, fare un ricamo oppure una scritta in termovinile. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di condividere il video se ovviamente vi è piaciuto e di lasciare appunto il commento per farmi sapere come vi siete trovate con questo tutorial. Spero di avervi regalato un tutorial carino e semplice da fare, che possiate appunto utilizzare durante la Pasqua e che io trovo veramente tenerissimo. Non mi resta quindi che rimandarvi al prossimo video. Ciao!